Ciao a tutti! Per chi non mi conoscesse, io sono Irene. Vi voglio fare questa breve presentazione. Ho visto che la nostra famiglia, la nostra community si allarga e magari ci saranno nuove persone che adesso ci stanno iniziando a seguire o è la prima volta che mi stanno ascoltando su podcast, su Spotify, perché siamo su diversi podcast. E questo mi fa un enorme piacere, grazie sempre per il vostro supporto. Vi ricordo che iscrivervi è gratuito e ci sostenete, quindi mi raccomando iscrivetevi. Ma adesso torniamo a noi. Come vi dicevo, io sono Irene e sono la mamma di 2 splendidi bambini, tra cui Violante e Ismaele, che è un bambino con una disabilità grave. Negli scorsi video ho parlato di essere caregiver, della mia patologia, l'artrite reumatoide, quindi se vi va potete andare ad ascoltarli o a vederli. Ma oggi voglio parlare di un altro argomento, condividere con voi. Come sempre mi fa piacere se volete commentare questo video e farmi sapere come la pensate, perché l'interazione è la cosa migliore da cui poter prendere spunto per migliorarsi o comunque avere un'altra opinione e da lì avere uno scambio, no? Perché d'altronde è quello che a noi serve, a noi genitori, a noi adulti, chiunque, prendere spunto e magari aprirci a nuove idee. Io credo che nella vita non si finisce mai, ma veramente mai di imparare e bisogna avere sempre la mente aperta. Vedo sui social spesso che non ci sono dei bei commenti, non si fa altro che attaccare le altre persone e questa non è una cosa bella. Invece accettiamo un punto di vista diverso dal nostro, magari cerchiamo di capire perché quell'altra persona ha un'altra idea, informiamoci e magari possiamo anche rivedere il nostro punto di vista, perché non sempre quello che noi diciamo è la cosa giusta, potrebbe essere sbagliata per un'altra persona, ecco. E chiudo questa parentesi, insomma, perché mi dispiace leggere certe cose. Ma andiamo avanti. Oggi vi voglio parlare di genitorialità. Io sono una mamma, con 2 figli, di cui una ragazza, perché tendo sempre a dire bambina. E adesso va in prima media mia figlia e quindi siamo nella fase della preadolescenza. Quindi questo è un piccolo anticipo dei prossimi 10 anni. Devo dire che non è facile essere genitori, non si nasce genitori. Essere madre, sì, forse potrebbe essere piuttosto semplice. Alla fine può capitare, ma essere sempre presente come madre è quello che fa la differenza, perché è un ruolo che richiede tanto, non è semplice per niente, è un ruolo difficile dove spesso noi donne comunque siamo messe veramente sotto pressione, perché sembra che una mamma deve essere brava a far tutto, deve essere lì e non deve crollare mai, perché dietro i figli c'è la madre. Però ci ritroviamo in una società in cui siamo tutti soli. Io stessa qui sono da sola in questo momento. Di solito giro i video con mio marito dietro, ma oggi sono sola. Ma comunque chi ci supporta se c'è un momento di debolezza? Nessuno. E allora lì dobbiamo essere dei genitori equilibrati per i nostri figli. Prima di pretendere che siano loro dei ragazzi equilibrati e bravi, non possiamo pretenderlo se non siamo noi genitori equilibrati. E quindi non è facile. Io penso che quando mi confronto con le mie amiche che hanno figli, noi siamo la prima generazione, parlo di chi più o meno ha la mia età, quindi una generazione millennial, definiamola così, anche se mia figlia a volte dice boomer, però non sa che non sono boomer, ci tengo a dirlo, non sono boomer. Chi rientra nella categoria? Io sono millennial. Però anche lì cosa accade? Che siamo tra i primi genitori in questa fascia, in questa generazione che va tra i primi anni 80 metà anni 90, in cui stiamo vivendo, credo, un cambio veramente epocale. Noi abbiamo avuto, parlo di noi ovviamente al plurale, abbraccio, forse è meglio che parlo di me perché magari non tanti si ritrovano, ma io ho avuto il primo telefono che andavo a scuola media. Come mia figlia l'ha avuto lei dall'anno scorso, che ha iniziato la prima media, ma è ovvio che c'è un mondo totalmente diverso. Il mio telefono era un Nokia 3330. Cosa faceva? Facevo gli squilli perché anche le chiamate erano carissime, quindi ci facevamo gli squilli e se ti facevo lo squillo ti avevo pensato. E più era lungo lo squillo, allora lì era proprio che ci piaceva qualcuno. Addirittura si mandavano i messaggi dalle cabine telefoniche.
E talmente io avevo questi amori poi platonici alle medie, così, tutti amori immaginari, mi vergognavo, allora lo mandavo anonimo. Quindi, cioè assurdo, che senso ha? Quindi lettere, dichiarazioni d'amore in sordina, avevo tutte di nascosto. Però era bello, io devo dire che era bello vivere questo passaggio così, vivere questa lentezza. Tornavo a casa e c'era il pranzo e poi non vedevo l'ora che iniziava Dawson Creek, mi ricordo soprattutto il periodo delle medie, seguivo le streghe e non c'era che potevi, come dire, decidere l'orario, c'era questa grande attesa, attendere che erano le 3:30, le 16 che iniziava una nuova puntata di streghe o di Dawson Creek. Quindi questa voglia intrepida, si parlava con le amiche, dai, dai, anche tu, dal telefono di casa chiamavano, dai, stai vedendo anche tu la puntata? Sì, sì, ciao, ciao, chiudiamo. Questa attesa, questa attendere di affittare una videocassetta per poter vedere quel film. Oggi non esiste più l'attesa. Oggi vuoi vedere un film? Ti metti col telecomando, cerchi dal tuo abbonamento, vai lì, vuoi vedere un film. Non ti piace quello che c'è? Puoi scegliere a noleggio, puoi comprarlo e vederlo subito, subito. Anche quello che è appena uscito al cinema. C'è la prima fila, dov'è l'attesa? E io credo che i ragazzi, ecco, queste nuove generazioni come mia figlia, non conoscono l'attesa, perché ormai è tutto così talmente veloce, talmente rapido, i video che scrolli, vai avanti, vedi milioni di informazioni, stimoli continui, di cose magari che se non si sta attenti si può cadere in un mondo infinito e rischiare di caderci dentro completamente. Io a volte mi dico, ma veramente ho capito cosa significa essere genitore? Oppure sto sbagliando tutto? Me la faccio questa domanda spesso, perché quello che vedo attorno non mi piace, quello che sento, quello che leggo, tanti ragazzi pieni di violenza, tutti questi haters, tutti veramente cose brutte, la gente è tanto frustrata, perché il tutto subito non ti dà quel gusto, quella cosa di aspettare, di lottare per raggiungere e quindi alla fine di gustarti. Mi viene in mente l'esempio, ecco, di una serie, di un film, perché è quello che si aspettava, si stava incollati lì al televisore perché a quell'ora c'era il cartone, a quell'ora c'era il cartone, non a tutte le ore, non esisteva un canale che ti proponeva a tutte le ore del giorno i cartoni, non c'era. Poi a una certa ora finiva tutto, basta. Qui invece è tutto H24, è tutto sempre, è troppo facile, ma la vita reale non è così. La vita reale è molto più dura e si rischia di andare in scontro tra ciò che è virtuale e la vita reale. La vita reale non è questa, perché è sacrificio, è lottare giorno per raggiungere un obiettivo. Se fosse tutto facile, non esisterebbero secondo me le guerre, non esisterebbe nulla, sarebbe un mondo utopico che non esiste ovviamente, ma in questo mondo tutto è fatica e i ragazzi hanno perso la magia dell'attesa perché non c'è più questo ed è questo mi fa paura di questa nuova generazione, avendo una figlia che comunque si sta sempre più avvicinando in questa fase. Io cosa cerco di fare? La mia generazione, ecco, tornando sempre a noi millennial, sicuramente una marcia in più. Ho una marcia in più rispetto ai miei genitori, perché oggi noi abbiamo la fortuna di poter avere una grande mano d'aiuto che appunto è internet. Posso cercare la qualsiasi cosa. Ho gli strumenti di poter comprendere come aiutare mia figlia. Piuttosto che passare il tempo a scrollare i video, si possono cercare delle cose valide che possono supportare dei comportamenti strani, la qualsiasi cosa, e stare vicini. Perché alla fine, se io mi sostituisco allo smartphone e quindi l'unico senso di appagamento che può avere mia figlia di vicinanza è lo smartphone e la lascio in balia di esso, finirà per essere totalmente assorbita da quel mondo virtuale, da poi non provare più quasi nessuna emozione. Ed è quello che ho visto accadere. Ho visto accadere nella serie TV che ho visto su Netflix, per citarne una, su Adolescence, e lì mi ha fatto tanto riflettere come quei genitori non si spiegavano il perché di questo ragazzino, di come potesse aver agito con una tale brutalità. Ed è quello che accade nella cronaca, nelle notizie, questa tale brutalità, questa tale violenza, questo odio, da dove nasce?
Perché? Perché? Perché i ragazzi non provano, secondo me, più il gusto, il piacere, quello che vi dicevo prima dell'attesa, perché tutto subito e quindi non provando nulla si spingono oltre. È ovvio che non è un discorso generico, io non voglio assolutamente puntare il dito su nessuno. Il mio è sollevare una preoccupazione come madre, come genitore, perché abbiamo una grande responsabilità noi come genitori e a volte io penso che non me ne rendo conto di avere questa grande responsabilità e mi fermo, rifletto e prendo consapevolezza perché il mio lavoro che ho fatto finora in tutti questi anni e che continuo a fare sbagliando, perché alla fine io cresco con loro, con i miei figli sbagliando e sicuramente magari mi diranno che ho sbagliato mille cose domani come genitori, ma cerco di fare del mio meglio imparando dagli errori fatti dai miei genitori e questo nemmeno vuole essere un rimprovero, perché ogni genitore cerca di fare del proprio meglio, quello che è anche in grado di fare, quello che a loro volta i miei genitori hanno avuto insegnato dai loro genitori e hanno attuato in epoche diverse. È quello che i mezzi poi ti forniscono. Loro sicuramente non avevano i mezzi che abbiamo oggi noi, quindi la consapevolezza di quanto è importante educare un figlio, di quanto è importante essere vicino, di quanto è importante l'ascolto. Quindi noi non abbiamo scuse a differenza dei nostri genitori, perché la scusante è di un'altra epoca, di un'altra educazione più rigida, quindi magari non sono riuscita a darci il 100%, ma ripeto perché è un fatto proprio culturale. Ma se oggi ci siamo evoluti nel 2026 e siamo arrivati a tutto quello che oggi, che a volte non è nemmeno un'evoluzione positiva, in molti casi io dico che è una disevoluzione perché in certe cose è un disastro, però abbiamo veramente i mezzi di informazione, quelli giusti, attenzione, perché tanti sono sbagliati, però se riusciamo a trovare dei canali giusti, e allora riusciamo a comprendere quanto noi possiamo aiutare i nostri figli concretamente, osservandoli, semplicemente standogli vicini. Io vedo che mia figlia qual è la sua necessità? Avere un genitore presente che l'accompagni, che sia con lei, che qualsiasi dubbio. Quando lei torna a casa a volte e la vedo che è arrabbiata da una giornata, ma dico, ma che c'hai Yolanda? Che è successo? E lei alza il tono di voce, sono arrabbiata. E ci sta, e lei mi dice, io vedo in te l'unica persona, tu sei l'unica persona come madre che mi ama, quindi io pure se mi arrabbio con te so che tu mi amerai comunque lo stesso anche dopo e quindi mi sfogo con te ed esaminando, è vero, cioè io e il padre come genitori siamo le uniche figure dove comunque qualsiasi cosa dirai verrà perdonata perché l'amore verso i figli è incondizionato. Con gli altri no, con gli altri puoi litigare, puoi fare pace, però è ovvio che poi c'è uno scontro e quindi stai attenta a cosa dire agli altri, a scuola, con i compagni, con gli amici. Ogni rapporto poi è a sé. Il rapporto genitoriale tra genitori e figli è qualcosa di unico, è un legame veramente indissolubile, ma va coltivato. Non è che il mio legame con i miei figli è nato ieri per puro caso, coltivato giorno dopo giorno con sacrificio, cercando di essere un genitore presente, cercando di supportare, cercando a volte che mi arrabbio, di dare magari un morso allo stomaco e di non dire magari in maniera sgarbata una parola nei confronti di mia figlia per non far sì che poi lei faccia un passo indietro e magari si senta giudicata e allora lì non mi racconta più quello che avviene. Quindi io sto facendo tutto un lavoro, cerco di lavorare con me stesso, con le mie emozioni, con tutto per avere l'autocontrollo. Poi è ovvio che a volte uno si arrabbia, è normale, però cercare di fare un lavoro in modo che lei non venga mai giudicata, perché penso che i figli non hanno bisogno del giudizio, di essere additati, perché è lì che poi fanno passi indietro e lì perdono la fiducia, gli metti l'autostima proprio, gliela abbassi, bassissima questa autostima e finisce tutto. E finendo il dialogo non sai quello che accade. Invece lei finora, poi domani non lo so, mi racconta tutto quello che succede perché si sente accolta. Sa che io gli dico ok, questa cosa non va bene perché io però te l'ho raccontata, però non ti arrabbiare. Ma ok, mi arrabbio, però cerchiamo di ragionarci. E quindi la difficoltà è tanta nell'essere genitore, è una fatica enorme perché a volte ci sono momenti che io sono veramente esausta, stanca dalla giornata, stanca magari dalla mia patologia, sto lì
E l'unica cosa che però faccio è l'ascolto, perché se sono esausta fisicamente però ti posso ascoltare, ti posso essere vicino, ti può essere vicino alle persone in tanti modi, non è solo l'azione di fare qualcosa, ma il semplice rimanere lì in ascolto e ascoltare qual è il tuo problema, perché il figlio ha bisogno di questo, di essere ascoltato e capito. Anch'io sono stata una bambina, una ragazza, un adolescente e so quali sono le necessità e so che poi una minima cosa che per noi è stupida, a quell'età è una tragedia, perché se succede una cosa è una tragedia. Vi racconto questa che fa ridere. Siamo andati dal dentista a controllo l'altro giorno mia figlia e ha ancora qualche dente da latte che sta per cadere, però non vuole essere mai toccata da me, sia mai che io gli dico guarda prova a toccarla, a muoverlo un po'. No, 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 assolutamente. Andiamo lì, si sdraia, controlla tutto e la dentista la vedo che fa questa mossa. Tac! Sa che lei lì mi guarda, ma lì non guarda male la dentista, ma me. Quindi mi rendo conto che la madre, il capo espiatorio. Di chi è la colpa? Mia. Perché? Perché il padre poi viene la sera, il padre è l'idolo, no? Sì, ti puoi arrabbiare con tuo padre, ma non come la madre. No, 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 no. È proprio il rapporto genitoriale. E io lo so perché è quello che avevo io con mia madre e mio padre. Mio padre per me è sempre stato proprio un idolo, un qualcosa da ammirare. Mia madre sempre conflitti, perché? Perché era quella che c'era tutti i giorni e ti diceva fai questo, fai quello, fai quello. Quindi è il rapporto proprio che c'è tra genitori e figli, ma bisogna, ripeto, coltivarlo nel dialogo, perché altrimenti si finisce per perdersi. Quando io penso che mia figlia sta nell'altra stanza e si chiude la porta. A volte dici ma cosa sta facendo? Che cosa fa? Vado a vedere, perché altrimenti lei sarebbe ore, sì, fa i compiti, fa anche altre attività, ore magari a stare a vedere video stupidi. Allora io cosa ho cercato di fare? Perché ho detto altrimenti, che poi lei, il fatto che è brava, da una parte è una cosa positiva, è brava a scuola, si sbriga abbastanza presto a fare i compiti e le rimane parecchio tempo magari per colorare, disegnare, ma stare a vedere i video. Abbiamo deciso, mio marito, insomma, di mettere un tempo limite nel cellulare in modo che tu hai un tempo, da quel momento scade il tempo, così basta. E soprattutto io vedo tutte le applicazioni che lei si scarica e quindi ho controllo di quello che avviene nel suo telefono. Questo è l'unico modo per capire i suoi movimenti, perché non è in grado. La società vuole che questi ragazzi di oggi siano subito già adulti che vadano, ma sono bambini a 11 anni, sono bambini a quest'età, non sono in grado di prendere scelte da soli, assolutamente non sono in grado, devono essere guidati. Non si può dare tutto così e lasciarli andare così. Devono essere guidati e se fanno una scelta deve essere una scelta consapevole, non deve essere fatta così a caso. Quindi qual è la mia riflessione? La mia riflessione è in merito a tutto quello che è la società, all'avere paura degli altri, a questa a volte competizione come se mio figlio, mia figlia fosse migliore per cui io debba schiacciare gli altri. No, assolutamente no. Bisogna sempre rimanere obiettivi. Io so le qualità, ma so i difetti di mia figlia, è ovvio. E se mi racconta una cosa che magari subisce, tra virgolette, una scaramuccia, una cosa tra compagni, io non dico mai subito, ah, perché è stata quella. No, tu cosa hai fatto prima? Perché se quella tua compagna ti ha risposto male, è una reazione a un altro atteggiamento. È così, non bisogna mai dire ma è stata quella ragazzina. E tu che hai fatto affinché lei avesse quell'atteggiamento di scontro e ti ha detto questa parola? Qualcosa avrai fatto, perché è impossibile che uno si alza e ti offende così. Sì, ci può essere, che ne so, quello che caratterialmente, ma nella maggioranza dei casi noi abbiamo sempre fatto un'azione per cui di conseguenza c'è stata una reazione. Io non ho mai compreso quei genitori che invece danno sempre completamente ragione ai propri figli, e accadeva quando io andavo a scuola, mia madre mi obbligava a andare ai colloqui per ascoltare, no? Per ascoltare quello che dicevano e io lo trovavo una cosa brutta, perché se per esempio l'insegnante diceva studia però non si impegna abbastanza, mia madre non prendeva le difese e diceva perché l'insegnante ha detto questa cosa, no, assolutamente, diceva lei ha ragione, sì, le dia più compiti. No, non va questa cosa, c'è qualcosa che non va. Perché mia madre fa questo? E poi vedevo certe mie compagne dove i genitori l'avevano a morte con le insegnanti, dove secondo loro l'insegnante ce l'aveva con le proprie figlie, no? E io dicevo, ma mia madre, cavolo,
non va mai con me, perché? Perché anzi dice all'insegnante, le dia più compiti, mia figlia non va bene. Questa cosa l'ho capita dopo col tempo. Mia madre non era un gesto il suo di disamore, anzi era un gesto d'amore, ma per farmi comprendere che l'amore non è dirti sempre sì, volere bene un figlio non è dirgli sempre sì, tu hai ragione, anzi il contrario è fargli capire quando ha sbagliato, per educare un ragazzo, una ragazza, un bambino, chiunque sia, perché si inizia fin da piccoli con questo, a portarlo a comprendere, perché altrimenti finisce che si crescono, perché questi ragazzi, questi bambini domani saranno adulti narcisisti, adulti che vogliono essere sempre al centro dell'attenzione e saranno veramente narcisisti patologici o saranno comunque uomini o donne dove se non ruota tutto intorno a loro, se non hanno ragione danno di matto, perché non hanno avuto fin da piccoli. Quindi quando poi io sono cresciuta ho compreso tutti questi meccanismi che sono fatti per il bene dei propri figli. Dire sempre sì non è per niente sbagliato. Io non devo dimostrare che a mia figlia l'amo perché l'accontento sempre. Assolutamente no, al contrario. È giusto premiarla, accontentarla, ci mancherebbe, ma nei limiti. Dire sempre sì no, assolutamente no. E spero, mi auguro di fare sempre la cosa giusta con lei, con Ismaele, no? Sicuramente, ripeto, ci saranno tante cose che ho sbagliato, che sbaglierò e con questo non voglio assolutamente, ripeto, puntare il dito su nessuno perché essere genitori è veramente difficile oggi, ma credo che bisognerebbe più supportare i genitori perché alla fine non tutti i genitori hanno questa forza, perché ci sono genitori fragili e dietro la solitudine che oggi si crea in questa società e questa frenesia, questa vita così frenetica di correre, andare a destra e a sinistra, siamo tutti poi da soli, ma ci sono genitori più fragili che non ce la fanno e allora è lì e che la società dovrebbe fare rete per supportare chi non ce la fa, chi non è in grado. A volte basta veramente poco. Basta veramente poco. Io forse ribadirò spesso nei miei video e mi rendo conto, magari sarò petulante di ripetere sempre che dovremmo fare rete, ma è questa la verità. Io vedo troppa solitudine, troppa. Tutti davanti a uno schermo, vai in un posto, vai in un bar e vedi ognuno col proprio cellulare. Siamo tutti seduti insieme, tutti nello stesso posto, eppure siamo lontani anni luce perché ognuno guarda il proprio telefonino, scrolla una cosa. E allora a che serve mangiare insieme se poi ognuno è per i fatti suoi? Nemmeno si ha la consapevolezza o la gioia della condivisione di quel pasto, di quel momento di condivisione, perché siamo presi totalmente dal nostro telefono, tablet, smartphone, quel che sia. E questo non mi piace. Questa società, devo dire che tante volte non mi piace. Io ho preso il buono e c'è un grande buono dei social che è proprio quello, io mi ispiro a diverse persone che poi seguo sui vari social, dove penso che ognuno di noi poi ha delle preferenze, no? Seguiamo una persona piuttosto che un'altra perché vogliamo migliorarci, cioè almeno parlo per me, io voglio sempre migliorare perché so che c'ho sempre qualcosa che può arricchire il mio bagaglio e fare del mio meglio, perché finora ho cercato di farlo, man mano che i figli crescono bisogna trovare nuove strategie, nuove e imparare sempre cose nuove. Chi dice che ha imparato tutto, che è bravo, non ha bisogno di guide, io credo che forse sta sbagliando tutto. E questo può rimanere semplicemente nel mio umile spazio del mio canale, semplicemente un mio pensiero, una mia opinione sul rivedere l'idea che tutti possiamo sempre crescere di più e fare del nostro meglio e che veramente se vogliamo abbiamo tanti strumenti a nostra disposizione oggi per aiutare i nostri figli in questo mondo così insidioso, perché dietro allo schermo si può cadere in tanti video brutti, in tante cose brutte, ma se c'è il genitore dietro che ti supporta e che magari domani viene mia figlia e mi racconta mi è successa questa cosa, allora io ci sarò sempre con te, sai che io ci sono sempre, ti accompagno come l'ho sempre fatto. Questo, la presenza è tutto. E forse a volte si può smettere di essere figli quando i genitori poi non ci sono più. Ma essere genitori, io credo che non si smetta mai.
non si smetta mai. L'ho visto con i miei nonni fino alla fine, non si smette mai di essere genitori. È un ruolo che nasce con i figli e non finisce mai fino all'ultimo respiro. Anche se i figli sono grandi, adulti, il genitore è pronto lì sempre ad ascoltare. O almeno spero che sia sempre così per tutti io, perché abbiamo tanto bisogno di un'altra persona. Io mi sono spesso illusa di potercela sempre fare da sola. Non è così, non è così. Abbiamo bisogno di un grande supporto. Primo supporto per me sicuramente è stata la fede, poi la mia famiglia, di cui mio marito e i miei figli, quindi una famiglia unita tiene saldo tutto, l'unione, anche se non è facile in certi momenti, no? E i figli non ti semplificano la vita, anzi te la complicano. È lì che la difficoltà poi della coppia di portare avanti tutto in serenità e in maniera equilibrata, perché l'equilibrio è così. L'equilibrio è un brivido sopra la follia, no? Diceva un cantante, tutto un equilibrio sopra la follia. È così, è un attimo. Però rimanere sempre lì, un po' in equilibrio, cercando di fare del proprio meglio. E se tutti facessimo del proprio meglio, secondo me il mondo potrebbe migliorare. Sì, io uso sempre il condizionale perché nella mia visione, se ognuno dasse il contributo in gentilezza, nell'essere gentili, nell'ascolto, veramente il mondo può sempre migliorare. E io ho incontrato tante persone gentili nella mia vita, nonostante poi il mondo a volte faccia paura e tutto quello che sentiamo, perché ci sono le persone gentili, le brave persone, e se noi siamo gentili avviene questo ricambio e spero che mia figlia nella sua vita possa incontrare sempre delle brave persone. Finora è stato così, è ovvio che ancora siamo agli inizi, quindi c'è tanta strada da fare. Bisogna sempre ogni giorno affrontare la fatica, una fatica nuova, ogni giorno ce ne sarà una, quindi piano piano affrontiamo ogni fatica. Detto questo, vi lascio. Spero che il video vi sia piaciuto. Io colgo un po' di spunti su quella che è la mia esperienza puramente personale e spero di, ecco, quello che mi piace è fare rete, quindi condivisione, parlare attraverso questo canale e raggiungere più persone, e spero veramente che possiate dire la vostra opinione, il vostro commento, e magari dire no Irene hai sbagliato su questo punto perché non mi piace, perché sono ben accetti i commenti negativi, costruttivi, proprio per poter migliorare qualcosa che non va. E niente. Quindi vi auguro una buona giornata e bella, che adesso le giornate vanno migliorando. Un grande abbraccio e mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale. Se volete potete attivare la campanellina così avrete le notifiche. E grazie e un saluto a tutti voi. Ciao!